Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video di Nero Corvino. Io sono Marta e oggi vi mostro come realizzo delle acconciature estive. Queste acconciature che vi faccio vedere oggi sono delle acconciature sulle quali ho, diciamo così, una certa sicurezza. Come ho già detto molte volte anche su Instagram, chi mi segue lo sa, non sono molto capace nel fare le acconciature, non ho una grandissima manualità con i capelli, quindi tendenzialmente d'estate ne approfitto per tenere i capelli sciolti, sia per un fattore di pigrizia, sia per un fattore di scarsa manualità, sia proprio per un fattore di approfitto della bella stagione perché d'inverno li ho sempre legati. Questo è tutto. Però queste sono le mie acconciature più fedeli, che riesco a fare tranquillamente in pochi minuti e che di solito mi vengono sempre bene, quindi voglio proporle a voi. Magari potete sperimentare qualcuna di queste, magari potete utilizzarle per uscire la sera, per andare al mare, per tirare sui capelli quando sentite caldo. Ecco, vedete un po' voi magari come potete utilizzarle. Non sono delle grandissime acconciature, ecco, non vi aspettate adesso le acconciature scultura di Maria Antonietta, sono molto semplici, però ecco, sono abbastanza carine e comunque per una chioma lunga come la mia sono molto efficaci anche contro il caldo estivo. Io adesso vi lascio al voice over e noi ci vediamo alla fine del video. Allora, eccoci qui. La prima cosa che vado a fare, come sempre, è dividere in due metà l'intera chioma e vado a districare prima una parte e poi l'altra. Ovviamente la cosa importante è assicurarsi che non ci siano nodi in tutta la capigliatura e che ovviamente la spazzola e poi successivamente le mani possano scivolare in modo fluido e senza impedimenti. Vado ad utilizzare queste forcione. Sicuramente chi mi segue dall'inizio e ha visto comunque i miei video precedenti conosce già questi strumenti. Sono delle forcine molto grandi in plastica che sono molto comode e chi mi segue sa effettivamente che mi trovo molto meglio con questi strumenti piuttosto che con gli stick, perché mi trovo molto più comoda, sono molto più maneggevoli per me e riesco a realizzare con molta più facilità le acconciature. Allora, adesso io vado a fare una coda di cavallo, quindi posizionandola a metà della mia nuca e la tengo ben stretta, poi twisto la coda circa 5-6 volte in modo ben stretto, così da non far sgusciare fuori i capelli. Faccio un primo giro e procedo in questo modo, quindi attorcigliando nuovamente la coda, e mi fermo sulla parte alta. Sulla sinistra vado a bloccare con il primo forcione che appunto servirà per fissare la prima sezione del bun. Poi procedo twistando sempre la coda in modo stretto, mi raccomando, ecco, assicuratevi che ovviamente il torchon sia realizzato in modo piuttosto serrato, e vado a bloccare nella parte inferiore del bun con il secondo forcione. Poi procedo in questo modo e poi concludo incastrando la parte finale della chioma all'interno del bun e vado a bloccare nuovamente con un terzo forcione, io li chiamo in questo modo. Quindi così il bun sarà fissato, sarà perfetto, terrà tutto il giorno. Io di solito lo faccio la mattina e lo sciolgo poi la sera, quindi non vado a ritoccarlo perché fissandolo bene vi assicuro che tiene. Potete anche decidere di fissare il ciuffo. Tendenzialmente se magari ho i capelli magari sporchi che devo lavarli, o magari il mio ciuffo tende a prendere delle pieghe che non mi piacciono, di solito lo fisso.
Passiamo alla seconda acconciatura. Come sempre io divido la chioma in due parti e vado a districarle. È un passaggio che comunque vedrete prima di tutte le acconciature che vedrete in questo video, perché effettivamente è molto importante che la chioma sia ben districata. Vado a realizzare una coda di cavallo molto bassa, quindi che si ferma all'estremità della nuca. Vado a districare bene ovviamente i miei capelli e vado a fissare la coda con un elastico. In questo modo mi assicurerò che la treccia, come avete visto nel titoletto sotto in basso a sinistra, non si muoverà per tutto il giorno. Vi starete sicuramente chiedendo come mai io stia realizzando una treccia semplice fermandola all'attaccatura della nuca. Ecco, io ho visto che durante la giornata, quando decido di fare appunto una treccia per il giorno, tendenzialmente la treccia tende a disfarsi durante appunto la giornata. Quindi vedo comunque che la mia treccia non tiene durante le mie attività quotidiane. Quindi ho pensato che per fare in modo che la treccia durante il giorno non si disfi, ho pensato appunto di fissarla con un elastico al principio appunto dell'acconciatura. In questo modo io potrò tranquillamente eseguire tutte le attività che devo fare durante il giorno, potrò muovermi liberamente senza che mi debba preoccupare che i capelli possano sgusciare fuori o che comunque l'acconciatura possa disfarsi. È una semplicissima treccia, non c'è niente di arzicocolato, è molto facile da fare, semplicemente io la realizzo molto spesso fissandola sempre in alto, così in questo modo appunto sarò sicura che facendo questa treccia al mattino me la ritroverò nello stesso modo alla sera. È una treccia ovviamente che dovete realizzare in modo piuttosto serrato, in questo modo ovviamente i capelli non sgusceranno fuori dall'acconciatura. Io l'adoro, è veramente una delle acconciature che più mi piacciono. Adesso passiamo alla terza acconciatura. Divido ovviamente come sempre la mia chioma in due parti e vado a districarla. Cerco di fare ovviamente delle sezioni uguali, dal momento che devo andare a realizzare due trecce laterali, quindi mi assicuro che comunque la somma, il volume dei capelli sia uguale da entrambe le sezioni. Non mi preoccupo molto effettivamente della riga centrale, quindi come vedete non ho utilizzato un pettine per definire la riga della scriminatura, perché fondamentalmente queste sono anche acconciature che io realizzo sul momento, nel senso che molto spesso le realizzo magari quando sono in spiaggia o se sono magari a casa del mio ragazzo, a casa di un'amica. Quindi spesso e volentieri non ho appresso gli strumenti necessari per fare un'acconciatura perfetta in modo chirurgico, e poi tendenzialmente sono delle acconciature che non lo so, io sono una molto spartana sportiva, quindi non mi preoccupo se la mia acconciatura non è fatta a regola d'arte. L'importante è che abbia un bel effetto, che i capelli siano sistemati e che comunque risulti carina e ben fatta. Vado a fissare la prima treccia con questi elastici che io ricavo dalle vecchie calze, dai vecchi collant che si sono magari bucati, non li butto e realizzo questi elastici, e sono gli stessi elastici con i quali realizzo anche i boccoli.
Avevo parlato dei boccoli effettivamente in un video che avevo pubblicato su Instagram all'inizio proprio dell'attività della pagina Instagram, quindi sicuramente lo troverete tra i primi post se andate proprio a ritroso sulla pagina Instagram di Nero Corvino. Vado a realizzare la seconda treccia, mi raccomando state molto stretti, molto serrati nel momento in cui iniziate la treccia, perché è molto importante che appunto la treccia sia ben attaccata, ecco, alla cute, quindi quando cominciate a farla assicuratevi appunto di avere una bella presa e di stringere adeguatamente l'intreccio. In questo modo appunto durante la giornata non si disferanno e la treccia, anzi le trecce, rimarranno invariate. Vado a fissare con un secondo elastico e come vedete cerco di fare delle trecce molto ben strette e arrivo fino in punta, quindi non lascio delle estremità larghe. Potete lasciarla così se volete, oppure realizzare una corona di trecce partendo da questa acconciatura. Quindi io faccio un piccolo twist nella treccia di destra, faccio passare la treccia sotto la seconda treccia, quella di sinistra, e faccio un primo giro intorno al capo. Poi vado a prendere le mie forcine, che sono quelle normali, quelle classiche, quelle piccole, vado a fissare prima un punto sulla parte opposta del capo e poi vado a fissare sotto la treccia, diciamo, dall'altra parte. Continuo il mio giro fin quando non arrivo all'estremità della prima treccia, che vado a nascondere sotto il primo strato della treccia stessa, e vado a fissarlo sempre con una forcina. A questo punto mi concentro sulla seconda treccia, che giro al contrario rispetto all'altra, quindi se l'altra l'ho girata in senso orario, quest'altra la giro in senso antiorario. Vado a fissare con una prima forcina sulla parte alta del capo, poi procedendo il mio giro vado piano piano fissando gli altri punti. Ovviamente mi assicuro che, ecco, la sovrapposizione delle trecce risulti ben fatta e cerco magari di posizionare le trecce una appresso all'altra, quindi una a fianco all'altra, come potete vedere, piuttosto che una sopra l'altra. In questo modo si potrà vedere bene l'acconciatura e non ci saranno una treccia che prevarica sull'altra. È molto d'effetto, è molto bella, è molto elegante e a me piace veramente moltissimo, si addice a molti look ed è super comoda da portare tutto il giorno. Passiamo al prossimo look. Questa volta vi faccio vedere come realizzo i miei baby bun laterali. Non so se magari avete presente, però quando io ero ragazzina, piccolina, ero molto affezionata al personaggio di Pucca, che è quella sorta di piccolo omino che ha questi due bun laterali posizionati appunto nella parte più alta della testa, e di solito quando ero ragazzina, quando avevo 14-15 anni, le realizzavo sicuramente molto più velocemente perché avevo dei capelli più corti, e li facevo molto spesso perché mi piacevano tantissimo e si addicevano molto al mio look. L'unica differenza è che non li fissavo con l'elastico, mentre in questo caso, come vedete, sto facendo innanzitutto questa coda sulla parte alta del capo. In questo modo io lavorerò in modo più sereno, potrei tranquillamente realizzare il bun effettivamente senza fissare prima la sezione, quindi la ciocca che mi serve con l'elastico, però con l'elastico mi sento molto più sicura e so perfettamente qual è la sezione che dovrò trattare.
vado ad utilizzare le forcine, quelle piccole, anche se vi sentite più comode potete anche utilizzare le forcione, quelle grandi, e twisto costantemente la coda, la giro poi su se stessa e la giro intorno al bun che vado a creare passo dopo passo, e poi una volta che ho girato interamente il bun, quindi che ho creato il bun, vado a fissare con delle forcine, di solito 2-3 mi bastano per fissare un bun. Ripeto l'operazione dall'altra parte, quindi twisto la ciocca su se stessa e poi vado a creare piano piano questo bun. Io trovo che siano molto carini, molto spiritosi, è un modo diverso di portare appunto i capelli raccolti. Secondo me è un modo molto simpatico per variare, ecco, il classico bun che magari possiamo avere, diciamo, più spesso. Ecco, secondo me è un modo molto carino, molto più giocoso di acconciare i propri capelli, soprattutto magari quando sono lunghi. La prossima acconciatura è un po' più sciolta, diciamo così, è un semiraccolto in cui appunto vado a legare la parte diciamo così anteriore della chioma e vado a realizzare come punto di raccolta di questa parte superiore della chioma un bun. Quindi io vado a selezionare la parte superiore, vado a raccoglierla twistandola su se stessa e vado a realizzare il mio bun. Questa volta effettivamente non ho utilizzato un elastico per selezionare la zona appunto da twistare e da trattare, effettivamente perché non lo so, mi vedo comoda in questo modo, non avendo tutta la chioma interessata all'acconciatura, quindi so perfettamente che ad esempio non utilizzerò altre parti della chioma, le mie mani comunque si concentrano solo su quella sezione e io lavoro tranquillamente, quindi in questo caso non sento la necessità. Questa è una delle mie preferite in assoluto ed è una acconciatura molto bella, molto d'effetto, che toglie i capelli di davanti che magari possono dare fastidio, però lasciano i capelli sciolti. Secondo me è una acconciatura molto romantica e che si presta magari più alla sera, ecco, è molto bella. Bene, come avete visto sono delle acconciature molto semplici da realizzare, non sono assolutamente complicate o difficili da fare. Contate che comunque io ho dei capelli molto lunghi, quindi su un capello un po' più corto o comunque medio lungo o comunque su lunghezze più portabili di capelli, ecco, non parlo per forza di lunghezze chilometriche come la mia, sicuramente sono ancora più semplici da realizzare. Quindi ecco, contestualizzate con le acconciature, se magari io posso avere qualche problema di manualità è anche data dalla lunghezza, ecco. Quindi voi magari provatele a casa, fatemi sapere come vi trovate. Io mi trovo molto bene con le acconciature che vi ho mostrato, quelle più raccolte, quindi il bun, la treccia e anche le due trecce messe così, le utilizzo soprattutto per il giorno, mentre per la sera di solito preferisco i capelli sciolti o comunque legati in questo modo come li sto portando adesso, quindi con il piccolo bun che diciamo raccoglie la parte anteriore
della chioma, solitamente, a meno che magari non ci sia molto caldo e quindi magari decido di fare un bun o decido di fare le 2 trecce o la treccia singola, dipende un po' anche dal clima, però di solito mi piace tenere il capello sciolto la sera. Fatemi sapere quali sono le vostre preferite e se magari non le conoscevate ancora. Io penso di avervi detto tutto. Fatemi sapere se il video vi è piaciuto o non vi è piaciuto mettendo like o dislike, perché siete liberissimi di farlo. Io vi saluto e noi ci vediamo al prossimo video.